La classe con cui ho lavorato oggi è una classe composta da 24 alunne, sono diciottenni, essendo una classe quinta, e studiano l'indirizzo Relazioni internazionali per il marketing, l'indirizzo economico e linguistico, poiché studiano 3 lingue straniere. Al Pacioli studiamo debate da 5 anni, quindi loro apprendono come fare un dibattito in lingua straniera, in questo caso in inglese. Quindi lo scopo principale era proprio quello poi di arrivare al prodotto finale attraverso una serie di passaggi, quindi una lezione che comunque richiede parecchie ore di ricerca materiali, quindi lavorare in gruppo per arrivare poi a produrre le argomentazioni e le controargomentazioni utili per il debate. Sarebbe molto difficile lavorare con questo obiettivo in mente in un'aula tradizionale, perché il metodo in cui lavorano è proprio il metodo collaborativo, che presuppone lavoro di gruppo, quindi centralità dello studente. Infatti in quest'aula manca la cattedra e l'insegnante coordina e supporta il lavoro degli alunni, quindi gli alunni hanno bisogno di lavorare come gruppo, trovarsi con dei tavoli circolari facilita queste modalità. Lavorare in gruppo permette a tutti di dare un contributo, anche agli alunni che magari nella classe tradizionale un po' si perdono. Quindi supportarsi l'un l'altro, e secondo me imparano anche meglio perché ritengono più le informazioni rispetto al testo di libro di testo dove è già tutto pronto, diciamo. Ecco. I vantaggi di questo spazio flessibile, dove quindi anche gli arredi diciamo che si adattano alle esigenze didattiche, sta proprio nel fatto che a secondo delle fasi noi possiamo riorganizzare lo spazio in modo da andare incontro alle nostre esigenze, quindi lavorare in gruppo usando tavoli circolari, fare il debate usando le tribunette, quindi mettere le tribunette l'una di fronte all'altra, quindi il gruppo pro e il gruppo contro, usare le G, diciamo che ci fa calare molto più nella parte. Usa su Google Mail grazie alla nuvola Pacioli, che è un programma, diciamo, che ci offre la scuola, dove vi sono tanti programmi da utilizzare. Abbiamo usato Google Drive, che ci permette di creare appunto dei documenti e poi condividerli col gruppo classe o tra di noi o con l'insegnante. Abbiamo più possibilità di movimento, possiamo alzarci e cercare comunque aiuti e contributi anche da altri gruppi, e il fatto che anche noi cerchiamo le cose rispetto a quelle che vengono date da un professore ci aiuta anche ad immedesimarci meglio nella parte e a renderla più nostra. È molto meglio perché appunto, avendo anche i tavoli rotondi, c'è più modo di confrontarsi, a differenza della classe che comunque i tavoli sono tutti schierati, cioè a file, e quindi magari anche per parlare con gli altri bisogna girarsi un po' di più rispetto al 3.0, che appunto è rotondo il tavolo. Non c'è il libro di testo, che è una grande innovazione, perché sono gli alunni stessi che creano il materiale su cui poi studiano. Il fatto di creare essi stessi il materiale, secondo me, ha il vantaggio intanto di sentirsi protagonisti e quindi la centralità dello studente. Allora, la tecnologia sicuramente è un supporto molto importante, ma non è fine a se stessa. Cambia il modo in cui si apprende e si insegna. È tutto cambiato, ma non si deve avere paura di provare qualcosa di diverso. E ammettere anche con gli alunni che non siamo degli esperti, perché sono i primi ad apprezzare questo, casomai darci una mano. Gli alunni apprezzano tantissimo il fatto di lavorare in questo tipo di ambiente, perché lo spazio, come abbiamo detto, diciamo che è al loro servizio, la tecnologia è al loro servizio, loro veramente sono i protagonisti di questo apprendimento. A loro piace moltissimo lavorare in gruppo perché si supportano a vicenda, e a volte quelle difficoltà che avrebbero timore a dire davanti a tutti, a chiedere l'aiuto dell'insegnante, non hanno timore invece di chiederlo tra di loro, quindi sicuramente aiuta tutti. Forse diventa la classe anche un pochino più coesa, proprio perché c'è questa interazione fra di loro. E assolutamente preferiscono, e il commento, diciamo, più popolare è che non si annoiano in quest'aula.